Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del quarto episodio di Moon Knight. Io ve l'avevo detto che sarebbe stato un episodio pazzesco. Ho così tante idee, pensieri, teorie in testa, quindi partiamo subito ad analizzare l'episodio. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio, intitolato La tomba, quella attorno alla quale si basa la puntata, si apre con un'inquadratura sottosopra, che generalmente indica un qualche tipo di cambiamento, simile all'entrata di Steven nel museo del secondo episodio e quella in Wakanda di Eric in Black Panther. Qui infatti può indicare come gli dei dell'Enneade non siano in realtà figure così positive come si potrebbe credere, in quanto vediamo Osiride porre l'Ushapti di Khonshu assieme a quello di altre 9 dei, facendoci capire che ormai è una prassi quella di zittire e intrappolare le divinità che discordano con gli dei dell'Enneade rimasti. Sono un botto gli dei che sono stati rinchiusi. L'avevamo teorizzata questa cosa? Per prima cosa vediamo poi uno scarabeo, simbolo costante della serie, volare via, e Layla che cerca di svegliare Steven ma venir poi raggiunti da degli uomini che sparano loro addosso. Layla quindi si nasconde dentro il furgoncino mentre gli uomini controllano se Steven sia morto, cosa che mi ha ricordato il fumetto d'esordio dove, dopo essere stato quasi ucciso da Bushman, il suo boss mercenario, venne trovato da alcuni egiziani e portato al tempio di Khonshu, dove questo lo riportò in vita e si impossessò di lui. Qui però gli uomini non sembrano brave persone e Layla difende Steven usando un esplosivo, che quindi richiama il suo frame nei credits. E una volta messi KO rivediamo Steven vivo, vegeto, in piedi, che fissa la scena mezzo sconvolto. Diretti alla tomba, Steven rivela a Layla del patto fatto con Mark, che una volta chiuso il capitolo Khonshu sarebbe scomparso, cosa che Layla chiaramente non prende bene, e risponde seccata come in ogni caso non ha più il suo costume da Moon Knight, che era la sua caratteristica migliore e che quindi non gli è più utile. Non penso che fosse la sua best feature, però comunque, ok. Inoltre sul vetro della macchina vediamo 3 colpi di pistola, che si riferiscono sia a questo frame dei credits, sia alle 3 personalità frammentate di Mark. Mentre si recano al luogo vedono un caprone. Ok. Goat. Callback a questo momento del secondo episodio. Goat. Yes. Ma è anche un possibile riferimento a Khnum, dio egizio raffigurato attraverso questo animale e protettore delle sorgenti del Nilo e della potenza creatrice delle inondazioni. Evidentemente Steven ha molto a cuore gli animali, visto che saluta anche i cammelli che ci sono lì. Hello. Mentre cercano delle provviste nei tendoni lasciati da Arthur e i suoi uomini, Steven trova una lente di ingrandimento, come quella che vediamo nei credits, e si trova a battibeccare con Mark. Che carini! Questi battibecchi con se stessa sono molto teneri. In quanto lui può aiutarli, visto che si è già trovato in situazioni simili, ma Steven non si fida più di lui e in ogni caso ha Layla che si prenderà cura di lui, cosa che triggera Mark che si ingelosisce del loro rapporto, e direi che fa bene, in uno strano certo senso. L'attenzione si focalizza poi su un utensile, che è quello usato dagli egizi durante la mummificazione per rimuovere gli organi e il cervello partendo dal naso. Mentre Layla imbraga Steven, avvicinandosi a lui riconosce l'odore di Mark e prova a baciarlo, ma lui si tira indietro e le rivela perché Mark ha cercato di allontanarla, ossia per proteggerla da Khonshu. Steven però non si lascia scappare l'occasione di baciarla dopo che lei ha mostrato gratitudine per la sua onestà nei suoi confronti. Quanto vorrei essere stata lei. Quanti altri vorrebbero essere stata lei in quel momento? Ma di conseguenza si becca un bel cazzotto da parte di Mark. Che magico duo comico. Quello era Mark, sicuro. Dopo che Steven cade molto graziosamente nella tomba, Layla segna sulla Sfinge, che potrebbe però anche rappresentare Basti, il dio Pantera, delle lettere arabe che ritroviamo anche nei credits, in onore di suo padre, morto durante uno degli scavi archeologici. Inoltre la Sfinge è una creatura che fa da guardia e secondo la mitologia pone in indovinello alle persone che tentano di oltrepassare, ossia chi pur avendo una sola voce si trasforma in quadrupede, bipede e tripede? E la risposta è l'uomo, in quanto cammina a 4 gambe, quindi a gattoni quando è piccolo, con 2 quando è adulto e con 3 con il bastone quando è vecchio. Questo è anche simbolico di Mark, che ha appunto 3 personalità ma una sola voce. Steven poi capisce che le 6 strade che possono percorrere corrispondono simbolicamente all'occhio di Horus, ossia un simbolo regale di protezione per l'aldilà, nonché personificato dalla dea Wadjet, rappresentata sotto forma di serpente. Capiscono quindi che l'ultimo avatar di Ammit, ossia quello che Arthur aveva detto che aveva tradito la dea, era stato un faraone e per trovare il suo Ushabati dovranno trovare la tomba di questo. Le 6 strade che possono intraprendere sono quindi collegate a questo simbolo che rappresenta anche i sensi umani, comprendendo che il faraone, essendo la voce di Ammit, si ritroverà nella via che simboleggia il gusto, quindi la lingua, ossia la spirale.
Si ritrovano poi in una stanza con dei disegni dei sacerdoti di Heka, posti probabilmente per proteggere la tomba del faraone. Heka nella mitologia egizia era la personificazione della magia e gli egizi credevano che con l'aiuto di questa avrebbero potuto influenzare il mondo degli dei e guadagnare protezione e salute, e visto che medicina e dottori sono visti come rami della magia, i sacerdoti di Heka svolgevano anche queste attività. Sotto il disegno vediamo poi dei cadaveri di persone che si sono imbattuti in loro, anticipando quello che accadrà da qui a poco. Infatti subito dopo Steven e Layla notano del sangue fresco sulla lastra di pietra e invece che seguire il percorso insanguinato e cosparso di ossa decidono di cercare un altro ingresso. Steven quindi trova un vaso canopo, luogo dove venivano conservate le viscere estratte dal cadavere durante la mummificazione, e delle pelli di serpente, che potrebbe quindi ricollegarsi alla dea Wadjet citata prima. Prima di riuscire a prendere l'uscita secondaria sentono degli spari e vediamo uno dei sacerdoti di Heka uccidere un uomo seguace di Harrow e porre i suoi organi all'interno di specifici vasi, anch'essi canopi, che rappresentano le teste dei 4 figli di Horus e sono collegati a specifici organi. Avvertendo poi la presenza di Layla, si rivolta verso di lei, ma questa riesce a scappare e Steven a ucciderlo. Nonostante sia visivamente scura e non si riesca mai a vedere chiaramente la rappresentazione del sacerdote, la scena è costruita con la giusta suspense ed intensità da lasciarci per quei secondi col fiato sospeso, soprattutto visto che non sappiamo l'estensione della malignità o possibili poteri di questa creatura. Layla quindi si trova ai bordi di uno strapiombo, cercando di passare dall'altro lato viene di nuovo attaccata da una creatura, ma riesce a liberarsi. Ci sono tipo degli zombie egizi, faraonici, robe strane, no? Non so perché mi è venuto in mente Kang per qualche motivo, ho detto... E se c'entrasse Kang per qualche strano motivo? Se dovesse essere così, l'avete sentito qui per la prima volta. Solo per ritrovarsi poi a confronto con Arthur, il quale le torna a parlare di suo padre, citando il nomignolo con il quale la chiamava, ossia Piccolo Scarabeo. Una recente teoria vuole infatti che Layla nella serie possa essere la trasposizione del personaggio chiamato Scarlet Scarab, il cui vero nome nei fumetti era Abdul Faul, ed era un protettore dell'Egitto che possedeva poteri, tra cui forza sovrumana e capacità di sparare energia mistica, quando era in possesso di un artefatto a forma di scarabeo. Il nome completo di Layla è molto simile a questo, ossia Abdallah el-Fauli, e a fine episodio la vediamo con un cerotto con sopra uno scarabeo rosso, altro possibile riferimento a ciò. Arthur poi le ricorda come il padre sia morto per mano di alcuni mercenari, e le fa intendere che uno di questi fosse proprio Mark, il quale non le ha mai rivelato la verità. Menziona inoltre una sciarpa fucsia con un ricamo di scarabeo, proprio come quella che vediamo nei credits. Nel frattempo Steven trova la tomba del faraone Avatar di Ammit, che scopre essere niente di meno che Alessandro Magno, il quale nonostante sia uno dei maggiori rappresentanti del periodo ellenico, grazie alle sue spedizioni ed espansioni militari, a seguito della sua morte, secondo Plutarco, venne sottoposto a una procedura di imbalsamazione e mummificazione, rituale tipico dei faraoni egizi. Nella realtà il luogo di sepoltura di Alessandro è ancora oggetto di disputa, con alcuni che ritengono sia in Egitto, altri nei territori dell'impero romano, altri nella cosiddetta Valle delle Mummie del deserto, e un ricercatore ritiene persino possa trovarsi a Venezia. Nella serie chiaramente si trova in Egitto, e Steven decide di aprire la sua tomba per recuperare lo Shabti di Ammit, che capisce trovarsi all'interno della bocca della mummia, in quanto Alessandro era appunto la voce di Ammit. E ringrazio di aver visto questa scena a stomaco vuoto perché non so cosa sarebbe successo altrimenti. Oh, di prima mattina. Inoltre nei fumetti Alessandro Magno era altamente ammirato da Kang, il grande bad villain delle prossime fasi dell'MCU, il quale nella sua prima versione era in realtà Ramatut, ossia un faraone egizio. Non mi stupirei quindi se nei prossimi episodi ci fossero dei riferimenti a lui, o se quando lo ritroveremo dovesse lui stesso fare riferimento a ciò. Una volta ripescato lo Shabti viene raggiunto da Layla, che per niente colpita dalla cosa va dritta al dunque, chiedendogli se sia lui l'assassino di suo padre. Nonostante Mark non sia il colpevole, era presente e le spiega che il suo partner, Bushman, si fece avido e uccise tutti gli archeologi, compreso suo padre, che però Mark cercò di salvare senza successo, finendo lui stesso quasi ucciso. Esattamente come i fumetti. Che bello quando succede così. Questo è esattamente quello che accade nei fumetti, dove il mercenario Bushman, durante uno scavo, uccise il padre archeologo di Marlene, qui trasposta come Layla, nonostante Mark cercò di fermarlo, cosa che portò i due ad uno scontro che finì con Mark in fin di vita, e a seguito di ciò venne riportato in vita da Khonshu, reso il suo avatar e donato i poteri di Moon Knight. Layla capisce che anche quello è il motivo per cui si sono conosciuti, in quanto Mark aveva la coscienza sporca, e anche questo è simile ai fumetti, nei quali Marlene incolpò Mark di aver ucciso suo padre prima di sapere la verità e diventare poi la sua amante. Perciò ogni momento che Mark ha passato con Layla si è sentito in colpa per il padre di lei, quindi non c'è da stupirsi se ha fabbricato l'alter di Steven, che non ha memoria dell'accaduto e che rappresenta tutte le sue passioni, le poesie, l'Egitto e tutto ciò che ha sempre voluto. Successivamente vediamo Arthur e i suoi uomini arrivare alla tomba e mentre Layla scappa cercando una via di uscita, Mark rimane per combatterli brandendo un'ascia che potrebbe far riferimento a una delle armi da combattimento che è nei fumetti. Ma lo scontro dura pochissimo in quanto Arthur prende in mano una pistola e spara 2 volte a Mark, dicendo che non può salvare chi non vuole salvare se stesso in primis. Arthur,
po' troppo, tecnicamente non dovrebbe essere Hammett a prendere le decisioni? Il fatto che gli spari 2 volte può essere simbolico in quanto ogni sparo potrebbe essere rivolto ad una delle personalità di Mark e Arthur è a conoscenza solo di quella di Mark e Steven. Vediamo quindi Mark cadere all'indietro finendo nell'acqua e in una sequenza pressoché spirituale e onirica lo vediamo sprofondare negli abissi di non si sa bene che cosa, con in sottofondo una musica solenne e illuminato solo da una luce bianca circolare, possibile riferimento anche qui alla luna, ma come, essendo conscio intrappolato, non possa proteggerlo e quindi riportarlo in vita come fatto dopo gli eventi della morte del padre di Layla. E quindi Layla dovrà andare a liberare Khonshu così poi lui torna a vivere? La luce però si tramuta in quella della torcia di un personaggio di un film stile mix Tomb Raider e Indiana Jones, dove l'archeologo, il cui nome è niente di meno che Steven Grant, trova la statua della dea azteca della luna, richiama Khonshu che è il dio egizio della luna, raffigurata avente più facce, riferimento alle diverse personalità di Mark. Questo film potrebbe inoltre essere un riferimento a ciò che accadde nei fumetti, quando ad un certo punto Steven, in modo molto meta, creò una serie TV sulla sua vita e le sue avventure. In ogni caso capiamo da subito che c'è qualcosa che non va. Oddio, è dentro un coso psichiatrico. E men che non si dica ci ritroviamo in un istituto psichiatrico dove ogni singola cosa è un riferimento visivo a tutto ciò che abbiamo visto negli scorsi episodi. Non dirmi che era tutto un sogno. Non dirmi che si è immaginato tutto. Mio Dio! Colui che annuncia i numeri del bingo è Crowley, ora sotto forma di paziente. Un altro gioca con un cubo di Rubik come quello del primo episodio. Ritroviamo l'agente / seguace di Arthur del secondo episodio nei panni di un'infermiera. Donna, la boss di Steven del museo come paziente mentre abbraccia un peluche a forma di scarabeo, ossia la bussola che ha portato ad Hammett. E passiamo davanti a un orologio le cui lancette hanno come simbolo una mezzaluna e somigliano al bastone di Khonshu. Rivediamo anche Beck, il bodyguard di Anton, nei panni di un infermiere che trasporta dei cupcake, rimanda a quelli che Steven aveva usato come armi nel secondo episodio. Un'altra paziente che disegna un uccello dall'aspetto molto simile a quello di Khonshu e un finto pesce rosso richiama Gus. Ritroviamo poi anche l'altro agente / seguace di Arthur come infermiere e Layla come paziente mentre mangia un marshmallow come quello vistole mangiare nel terzo episodio e appendere delle cartoline, le stesse che Steven dice di aver ricevuto dalla madre nel primo episodio. Inoltre gli fa notare come abbia vinto, o meglio abbiano vinto, a bingo, che richiama quello che ha detto Steven quando ha trovato lo Shabti di Hammett. We won. Layla, look, we won. I numeri della schedina di Mark però sono completamente diversi da quelli chiamati dal paziente Crowley, ma potrebbero avere dei significati più profondi. Infatti tutti i numeri che Crowley chiama e quelli segnati sulla schedina di Mark non esistono in realtà nel gioco del bingo, e già questo può far intendere che le cose non sono in realtà come sembrano. Il primo numero chiamato è il B22, possibile riferimento a Moon Knight 22, che vede nella copertina Moon Knight confrontarsi allo specchio con i suoi 3 alter ego, ossia Mark, Steven e Jake. Anche tutti gli altri numeri possono avere dei riferimenti ai specifici fumetti, ma per evitare di fare una lista stile quella della spesa, vi lascio in descrizione un link che li spiega tutti quanti. Vediamo poi Mark cercare di alzarsi dalla sedia a rotelle, ma non riuscirci in quanto frenato dalla cavigliera, riferimento a quella che è attaccata al suo letto, e lasciar cadere un action figure di quello che sembra proprio essere Moon Knight, ma leggermente diverso. Infatti è più probabile che sia Skeletor e che Mark stesso l'abbia ridipinto per farlo somigliare a Moon Knight. Lo ritroviamo poi durante quella che pare essere una seduta psichiatrica col personaggio di Arthur, che lo interroga sul film da quale è ossessionato, chiamato Tomb Buster, ossia violatore di tombe, quello che Steven è stato quando ha aperto la tomba di Alessandro Magno, e citandone un passaggio. No tree can ascend to the light of heaven if it doesn't descend to the depths of hell. Questa frase può essere una metafora per Mark, il quale per tornare verso la luce dovrà oltrepassare gli inferi, rappresentati da questo istituto. Inoltre la frase è in realtà una citazione di Carl Jung, uno psichiatra svizzero fondatore della psicologia analitica. Nell'ufficio di Arthur vediamo anche il dipinto di un paesaggio alpino, riferimento al primo episodio quando Steven si ritrova in un paesino delle Alpi, un bastone bianco che richiama quindi quello di Hammett che solitamente brandisce Arthur, le sue scarpe uguali a quelle che le abbiamo visto indossare dentro i quali vi sono i cocci di vetro, e una serie di vasi e decorazioni egizie che fanno riferimento a tutta la mitologia di quel popolo antico vista finora negli scorsi episodi, tra cui una lampada a mezzaluna, simbolo di Moon Knight e Khonshu, e una statua di Taweret, la dea ippopotamo citata nel primo episodio e vista sotto forma di peluche nell'inventario del museo. Inoltre Arthur dice qualcosa di molto importante, ossia che non vivono in un mondo materiale, ma psichico. Oltre ad essere un quesito filosoficamente molto interessante, è anche simbolico per la serie. Infatti, nonostante questa sequenza sia creata in modo tale da farci credere che tutto ciò che abbiamo visto finora sia in realtà un semplice sogno di una persona affetta da disturbo dissociativo, frutto quindi della sua mera fantasia, in realtà penso che sia esattamente il contrario. No, ok, questo è Hammett. È Hammett che gli sta facendo credere tutto ciò, come nei fumetti. Una delle dottoresse sarà in realtà Hammett. È tutto fatto apposta per far credere a Mark / Steven che è in un istituto psichiatrico, ma non è così. Ah! Ci credo in questo, non era tutto un sogno, io ci credo che non era tutto un sogno.
è stile WandaVision dove tutti pensano che sono in un posto, che sono in una maniera, ma in realtà non è così. Infatti la serie si basa fortemente sui più recenti fumetti di Moon Knight di Lemire, e in questi ad un certo punto Mark si trova in un istituto psichiatrico dove cercano di convincerlo che si è sempre trovato lì fin da bambino e che l'essere l'avatar di Khonshu è tutta una sua fantasia. In realtà l'istituto è presieduto da Amit stessa, in collaborazione con i suoi scagnozzi, cui nomi sono gli stessi dei 2 agenti / seguaci di Arthur e che si rivelano essere degli sciacalli, la quale cerca di giocare con la mente fragile di Mark per sfruttarla a suo vantaggio e tenerlo così a bada e lontano dai propri obiettivi malvagi. In questi albi Mark, indossando una federa come maschera e lenzuola come costume, riesce a sfuggire dall'istituto, che si rivela essere niente di meno che un'illusione collocata all'interno dell'Overvoid, la realtà fuori dal tempo e dallo spazio dove sono rinchiusi gli dei. Una volta uscito però le sue personalità si frazionarono ancora di più, e questo si venne a scoprire fu opera di Khonshu, che voleva indebolire maggiormente la sua mente per poter prendere possesso di lui più facilmente. Venuto a sapere ciò, Mark e le sue altre personalità si unirono per frantumare il suo cranio. Quest'ultima parte è forse un poco plausibile per la serie, ma il fatto che si trovi all'interno dell'Overvoid potrebbe essere una teoria vincente. Inoltre tutta questa sequenza finale ricorda molto la serie Legion, che se non avete mai visto vi consiglio caldamente di recuperarla. Arthur poi ripete, con parole leggermente diverse, quello che gli aveva detto prima di sparargli, e infatti la cosa fa collegare i puntini a Mark, che nonostante sedato, si ricorda dell'accaduto e riesce a scappare lungo un corridoio, che abbiamo visto fin dal primo episodio attraverso i credits. Durante la fuga vediamo che il pavimento si inclina e le lampade oscillano, come a indicare che le cose non stanno andando come previsto da Amit o Arthur che sia, visto che Mark, ora che l'effetto del sedativo sta svanendo, è più cosciente e non ridotto in uno stato per il quale può essere facilmente controllato e manipolato. Un'altra teoria è che guardando l'oscillazione delle luci è come se fossimo all'interno di una barca in alto mare, cosa che potrebbe essere quindi una prova del fatto che Mark in realtà si trovi nella barca egizia che trasporta le anime dei morti nell'aldilà, tra l'altro già vista nel trailer della serie. Mark quindi non è ancora morto, ma è bloccato in questa sorta di purgatorio dove dovrà affrontare se stesso e i suoi demoni interiori, in primis Jake Lockley, per poi eventualmente arrivare a giudizio nell'Aru o Fields of Reeds e capire se è meritevole o meno. Come menzionato dalla bambina nel primo episodio, come detto anche in questo da Mark, durante la spedizione in Egitto sarebbe dovuto morire, ma così non è stato. In realtà è possibile che Mark sia davvero morto, non sia stato accettato nell'Aru in quanto doveva ancora fare i conti con l'alter di Jake, ma sia invece stato riportato in vita grazie a Khonshu. Per sfuggire agli infermieri si richiude in una stanza all'interno della quale vi è una tomba egizia. E cos'è? Steven? Dalla quale esce la forma fisica di Steven. What the fuck? Che si unisce a Mark in un abbraccio super tenero. Ma il fatto che Steven sia fisicamente lì ci fa capire ancora di più che tutto ciò non è reale e sta accadendo nella sua testa o è stato impiantato da qualcuno, stile sogni di Inception. Adesso inizio a essere molto confusa. Mentre cercano di fuggire insieme, trovano un'altra tomba egizia che si muove, indicando che all'interno vi è qualcun altro. Oddio, c'è anche Jake! È Jake quello! E sono pronta a mettere la mano sul fuoco che si tratti dell'alter di Jake. Ma i due decidono di passare oltre senza aprirla. Infine, prima di poter scappare, si imbattono in quella che sembrerebbe essere Taweret. Appunto la dea ippopotamo già menzionata da Steven, che compare prima con fare minaccioso, ma poi si approccia a loro salutandoli allegramente e con una vocina acuta, lasciando però i due completamente terrorizzati. E le loro reazioni sono anche visivamente diverse, cosa che fa apprezzare maggiormente l'attenzione ai dettagli e l'intento di differenziarli, con Mark che rimane fermo e pronto all'attacco con i pugni alzati e un urlo profondo, mentre Steven indietreggia e si aggrappa al lettino dietro, tirando un grido ad una frequenza più alta. What the fuck? Che cosa è appena successo? La dea nella mitologia aveva anche la funzione di aiutare le persone a passare nell'aldilà, quindi qui potrebbe essere come una guida per Mark e Steven, aiutandole ad affrontare Jake e accettarlo, e solo in questo modo Mark potrà essere portato a giudizio e o riportato in vita. Mark infatti, che rimane l'alter primario ed è per questo che è lui a svegliarsi mentre gli altri due sono rinchiusi nei sarcofagi, quindi senza Mark, Steven e Jake non possono esistere, venendo a patti con Jake potrebbe liberare anche il costume di questo, venendo così a formare 6 identità, quindi 3 alter e le rispettive versioni con i propri costumi, andando quindi ad abbinarsi alle 6 parti dell'occhio di Horus, per i quali ognuno dei sensi corrisponde ad un alter, che sia nella versione umana o in quella coi poteri dati dall'essere l'avatar di Khonshu. Inoltre anche il fatto che riescano a vedere la dea è indicativo che questa non sia la realtà, in quanto gli dei appaiono solo nella mente delle persone poiché sono intrappolati fuori dalla dimensione terrena, ossia l'Overvoid. Ed è quindi possibile che anche Taweret stessa sia stata rinchiusa in uno Shapti, e che potremo ritrovare anche Khonshu in questa dimensione extraterrena e spaziale.
Infine vediamo un cambio dei credits in quanto troviamo il frame della luna, anche in questo episodio in una nuova fase, ma posizionata sopra dell'acqua e che a tratti viene come annegata in questa, riferimento quindi alla sequenza successiva allo sparo di Arthur verso Mark. E invece per questo episodio troviamo gratuitamente il fumetto Universe X6, che vede Moon Knight con un costume che ricorda visivamente quello della serie e altri eroi combattere in Egitto. Quello che crede è quindi che Layla non si trovi realmente nella dimensione psichica / alternativa in cui si trovano Mark e Steven, ma sia riuscita realmente a scappare da Arthur, avente con sé l'Ushabti di Ammit, e andrà in missione per liberare Khonshu, possibilmente diventando, almeno momentaneamente, il suo avatar, o magari diventando appunto Scarlet Scarab, andando così a salvare Mark e Steven, i quali potrebbero poi tornare ad essere gli avatar veri e propri del dio, riprendendo così anche il loro aspetto da Moon Knight e Mr. Knight e possibilmente la terza identità di Jake. Ulteriormente penso che nel prossimo episodio ci ritroveremo, almeno per metà di esso o la maggior parte, ancora all'interno dell'istituto psichiatrico, cercando di capire cosa sia reale e cosa meno, ma con la personalità di Jake che verrà finalmente e realmente mostrata, e possibilmente sarà lui stesso a tirar fuori da lì Mark e Steven. E si conclude così il quarto episodio di Moon Knight, e non so voi, ma la mia reazione è stata esattamente come quella di Mark e Steven a fine episodio. Che cavolo sta succedendo? Chiaramente la maggior parte di questo episodio ha funto più da setup per poi il finale che, voglio dire, parliamone. Grazie mamma Marvel che continui la tradizione dei quarti episodi delle serie come quelli più che lasciano di più sulle spine con plot twist e cliffhanger. Quando uno pensa di sapere che cosa sta succedendo, e invece no. Però appunto ero qui ad attendere quella sequenza nell'ospedale psichiatrico e, direi che l'abbiamo avuta col botto. Di questo episodio ho particolarmente apprezzato la relazione tra Mark e Steven e al contempo quindi quella tra Steven e Layla e allo stesso modo anche quella tra Layla e Mark, che hanno avuto un po' una chiusura e all'incirca risoluzione dei propri problemi, soprattutto per quanto riguarda la questione della morte del suo padre. Ho apprezzato molto anche i vari rimandi alla mitologia e alla cultura egizia, in quanto permettono anche a me stessa di fare ricerche, quindi approfondire l'argomento e avere più conoscenza a riguardo. Ma chiaramente il punto più alto di tutto questo episodio è il finale, insomma, va detto. Quindi abbiamo già parlato nel video di tutte le varie teorie che ci sono a riguardo, quindi ora voglio sapere la vostra opinione, le vostre teorie, cosa ne avete pensato di questo episodio, se avete scovato qualche altro easter egg, fatemi sapere tutto quanto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fate suonare quella campanellina così non vi perderete alcun video, condividete il video così appunto possiamo aumentare ancora di più la nostra bellissima community Marvel e noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo episodio di Moon Knight. Ciao! Che cosa sta succedendo? Non si capisce più niente! Facing your watch, head is turned, let your whole body down. Yeah, it's the hippo song. It's about the hippopotamus. Hippopotamus. Ow! I'm a hippopotamus. Hippopotamus.